Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà del 2024. Abbiamo la carta della giustizia, amici dei pesci. Periodo di regolarizzazione di certe situazioni o di certe relazioni. Quando c'è la giustizia si parla proprio di questioni anche burocratiche molte volte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del primo semestre del 2024 per l'estate e ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Questa è una di 4 delle previsioni per il secondo semestre del 2024, 2 sono già online, quella generale e quella spirituale, e dopo di questa ne uscirà un'altra sul lavoro e l'economia. Trovate sempre tutto comunque nella sezione della playlist scorrendo in basso col dito. Bene, amici dei pesci, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un matto. Ok. Matto, fante di pentacoli, 10 di bastoni, 3 di spade, giustizia, cavaliere di coppe, e 2 di bastoni. Allora ragazzi, con questo adesso andiamo a vedere carta per carta, poi farò i vari esempi per i single, per chi è in una coppia ufficiale, per chi è in una coppia ufficiosa, in una relazione NI, per i figli, gli amici, insomma, dopo andiamo a vedere settore per settore. Però diciamo che con questo matto ho l'idea che ci sia un nuovo inizio nel prossimo semestre. Ehm, Può essere una nuova avventura anche per qualcuno. Adesso poi lo andiamo a vedere per i single, però partiamo dal presupposto che sia un'avventura intesa come progetto, come idea. Guardate, si sono già... No, non mi piace, non mi piace, no, le metto via. E dicevo, potrebbe essere una nuova avventura, un nuovo percorso di studi, potrebbe essere un nuovo anche lavoro per qualcuno, eh? In effetti abbiamo la giustizia che si ripete 2 volte, come se ci fossero dei contratti. Andiamo a vederlo, il matto. Mondo, assolutamente per qualcuno è un nuovo progetto, anche perché anche qui abbiamo questo 10 di bastoni che mi dice che qualcosa finisce e qualche cos'altro inizia. Abbiamo mondo e 2 di pentacoli. C'è un compimento, ragazzi, c'è il raggiungimento di un risultato. Ho anche la sensazione che qualcuno si lascerà indietro, qualche situazione inerente al passato che avete cercato di gestire insieme ad altre situazioni ed è un po' come, "Oh, ok, basta, mi sento libero o libera, questo capitolo è chiuso, è finito, posso andare oltre." Andiamo a vedere il fante di pentacoli. 5 di bastoni e 9 di coppe.
Allora, questo fante di pentacoli potrebbe far riferimento a questo nuovo inizio di cui parlavamo prima. Potrebbe anche essere una persona intorno a voi con la quale, diciamo, ci potrebbero essere delle scaramucce, ci potrebbero essere delle divergenze di opinioni, dei confronti. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 7 di pentacoli. E asso di bastoni. Qui c'è da chiudere un capitolo per dare il passo a un nuovo capitolo, però è come se tra uno e l'altro ci fosse un'attesa forzata o obbligata. Vi devo dire, ragazzi, se per caso siete in un periodo dove state cercando figli, guardate che potrebbero arrivare nel prossimo semestre. Andiamo a vedere il 3 di spade. Carro e 3 di spade. Allora, qui ci potrebbe essere qualche tipo di movimento, di spostamento o di decisione da dover prendere con il carro, e rivedo anche la giustizia, che è un po' quella carta che taglia quello che non serve più per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia, ma questa decisione, questa scelta, ho come la sensazione che potrebbe creare della sofferenza. Datemi una carta per il 3 di spade. La sacerdotessa, è come se si dovesse andare oltre qualcosa. Vi dico così perché la sacerdotessa è colei che vede oltre i dubbi. Andiamo a vedere la giustizia. Papa e 3 di coppe. Allora, mi viene un po' da pensare che qui ci sia un contratto nel prossimo semestre, che per qualcuno con il Papa potrebbe essere un'ufficializzazione, un matrimonio proprio, ma ho come la sensazione con questo 3 di coppe che sia una cosa intima, che sia un po' come un sì, ok, facciamo questo accordo, c'è questo patto, questo contratto o questo pre-contratto, no, è proprio un contratto questo. Però è come se non si facesse troppo rumore, mi viene da dire, se si tenesse la cosa un po' segreta, un po' così, low profile. Se state vivendo, ma questo lo dirò dopo, se state vivendo una relazione a tre, ho come la sensazione che qui verrete riconosciuti, eh. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Due di spade. E cavaliere di spade. E qui, ragazzi, il punto è se e dove dare, mi viene da dire. Perché avete anche il carro qui. Avere gli accordi va bene, però siccome intorno a voi potrebbero esserci delle scaramucce, potrebbero esserci delle questioni che magari vi distraggono un pochettino, qui il punto è quanto devo dare fuori, quanto devo dare a me dentro, quanto effettivamente devo stare dietro a queste scaramucce, a queste, e quanto invece è meglio lasciar perdere perché in realtà non sono produttive. Se
a qualcuno dovesse arrivare un qualche tipo di proposta con questo cavaliere di coppe un po' troppo fuori dal vostro ideale, qualcuno potrebbe aver come questo impulso a voler scappare e da lì nasce questo 2 di bastoni, questo dubbio. 3 di pentacoli e 6 di bastoni. Datemi una carta per i 6. È come se ci fosse nel prossimo semestre la possibilità da un lato di andare avanti con qualche cosa, di riconoscerlo, di portarlo alla luce, dall'altra sento che preferireste tenere le cose come sono. Una carta per i 6 di bastoni, 10 di coppe. Sento che qualcuno si sta chiedendo se vuole andare avanti in questa situazione o in questa relazione, perché è ora di mettere le cose in regola nel prossimo semestre. Bene ragazzi, partiamo dai single. Ragazzi, tenetevi pronti perché ho anche la sensazione che non dovrete fare molto e potrebbero esserci delle conoscenze molto interessanti, una in particolare. Se per caso avete iniziato qualche nuova avventura a livello di magari studi, percorsi, potreste conoscerla in quel frangente. Diciamo che potrebbe essere una persona concreta, ma ho come la sensazione che non andiate allo stesso ritmo. Potreste anche essere sullo stesso livello vibrazionale, quindi avere gli stessi interessi, avere gli stessi valori morali, ma è come se ognuno di due avesse ritmi diversi. Non impedisce di incrociarsi, ma come l'idea che sia un po' faticosetto, ecco. Se siete in una relazione, ragazzi, c'è un po' di aria viziata, sinceramente, c'è bisogno di novità, c'è bisogno di un po' di... la sento un po' piatta, che per carità va anche bene, nel senso che è tutto tranquillo, quindi... però è come se ci fosse bisogno di mettere nuove regole, mettere nuovi anche punti di arrivo, sento, nuovi progetti. E vi dirò che se siete di quelle coppie che state cercando figli, qui ci potrebbe proprio essere l'arrivo. Se non è un figlio, è un progetto, però ho come l'idea che si allarghi la famiglia. Potrebbe anche essere un animale da compagnia, per esempio. Per quello che riguarda le relazioni ni, cioè quelle che non sono ufficiali, sono ufficiose, che sono a tre, insomma, quelle un po' strane, indefinite, non ben delineate. Devo dire, ragazzi, che invece in questo semestre si delineeranno. Ho come la sensazione che ci sarà una sorta di ultimatum e che le cose potrebbero, insomma, prendere un certo tipo di stabilità diversa rispetto a quello che avete vissuto fino ad adesso. Non è che si vada al passo successivo, questo sì, ci sarà un'ufficializzazione, ci sarà una regolarizzazione, magari riuscirete a stabilire delle scadenze precise con cui vedervi, cosa che magari prima non veniva fatta. Mm, potreste anche diventare, se siete in una relazione a tre, nel prossimo semestre potreste diventare in due, quindi la terza parte potrebbe dileguarsi, diciamo così. Oppure potreste essere voi che, tra virgolette, diciamo, date un ultimatum e dite o lei o lui o me, cioè o l'altra persona o me.
e qualcuno raggiungerà l'obiettivo prefissato in questo senso. Per quello che riguarda i figli, ragazzi, allora vi dico, se li state cercando potrebbero arrivare. C'è da fare più ginnastica orizzontale, questo sì che mi arriva perché sento che nella coppia c'è un po' di staticità, stagnazione, c'è bisogno di un po' di verve, magari anche proprio sotto le lenzuola con dei giochini o con delle cose nuove, c'è bisogno di mettere un po' di scintille. Se invece i figli li avete già e sono grandi, potrebbe esserci anche qui un nuovo periodo più entusiasmante, ho come la sensazione che nel prossimo semestre le cose siano più, come vi posso dire, cariche di passione, cariche di entusiasmo. E qualcuno, per qualcuno, soprattutto se sono, diciamo, in età da studi, da università, qualcuno dei vostri figli potrebbe voler cambiare o lasciare il percorso di studi. Per, ho come la sensazione che ci sia un richiamo da parte loro nei confronti dell'agricoltura. Quindi ho come la sensazione che qualcuno lascerà magari studi, non lo so, per esempio di ingegneria o cose di questo genere, per dedicarsi ad altro, per dedicarsi a qualche cosa più in linea con se stesso. Per quello che riguarda gli amici, allora, devo dire che non sarà male, sento anche che qualcuno viaggerà parecchio, ci saranno parecchi incontri, potrebbero anche esserci proprio degli accordi lavorativi con qualche amico, ma ho anche la sensazione, perché comunque avete 2-3 di spade, avete un 2 di spade, potrebbero esserci delle delusioni, delle sofferenze, qualche tipo di ferita che ancora non si è riemarginata, che vi fa venire insomma una sorta di dubbio su come procedere con queste persone. Per quello che riguarda la famiglia di origine o la famiglia che avete già creato magari, devo dire ragazzi che è un periodo sereno, è un periodo stabile, anche lì, se non siete voi che state cercando figli, sento che comunque all'interno della vostra famiglia, della vostra cerchia di amici, arriveranno dei bambini. Mi parlano di adozione, quindi magari se avete degli amici che stanno aspettando di adottare dei figli, o se siete voi, sento che arriveranno. E qui mi spiego le pratiche burocratiche, ok? Wow, fatemelo sapere nei commenti se quello è il vostro caso. Cos'altro vi posso dire? Per quello che riguarda l'amore e la relazione che avete verso voi stessi, ragazzi, qui ho come la sensazione che sia arrivato il momento di non scappare più da voi stessi, di prendere in mano le cose come sono, quello che vi fa soffrire, quello che vi fa venire dei dubbi, quello che vi fa essere insicuri e tipo affrontarlo senza scappare. E parlatevi bene. Sento che molti di voi hanno il critico interiore molto brontolone, del tipo, ecco, potevi fare quello e invece non l'hai fatto, ecco, dovevi far così invece non l'hai... Ecco, quello è il critico brontolone, che poi è l'ego, eh? Però invece di sgridarci tutte le volte, sarebbe anche bello dire, vabbè, è andata così, ho fatto così, avevo quel tipo di consapevolezza e boh, basta, adesso so che così non è giusto, che non è la strada giusta, cambio, punto. Senza star lì a pe. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere un mantra per migliorare, lavorare, riequilibrare l'amor proprio. Healing, carta numero 17. Ah, bellissima. Questa carta vi dice: sto guarendo dall'interno verso l'esterno, perché chi si occupa di magia bianca sa benissimo che per cambiare il mondo esterno bisogna prima cambiare il mondo interno. Prima si trasmutano le energie e le vibrazioni all'interno del nostro corpo, in modo che noi ci sintonizziamo su altre vibrazioni rispetto a prima e in quel modo lì si attirano persone allineate con la nostra vibrazione attuale. Andiamo a vedere ancora un'altra carta di queste.
prendi mezzi, come si dice, prendi provvedimenti per migliorare la tua salute. Lezione di oggi. Pensa ad un aspetto della tua salute fisica che hai, come si dice? Descuidato? Trascurato o evitato e domandati perché è stato così. Forse hai bisogno di cambiare la tua dieta o sappi che devi fare più esercizio. L'obiettivo. Prima che finisca il giorno, impegnati con questa con questo nuovo, diciamo, mezzo, o identifica perché preferisci sabotare la tua guarigione. Cioè, per esempio, devo fare più esercizio, so che lo devo fare, perché non lo faccio? Perché non c'ho voglia, perché non c'ho tempo, perché non c'ho, non lo so, lo spazio. Che interessante. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque vi sia stata di ispirazione perlomeno. Fatemelo sapere nei commenti, che a me fa sempre piacere leggerli. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o fare una piccola donazione. E nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me potete sempre scrivermi un'email per fissare una sessione individuale. Oppure potete abbonarvi al canale nel caso vogliate procedere a vostro ritmo. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro una seconda parte dell'anno splendida e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!